Ciao ragazzi, benvenuti nel mio tutorial sulla verticale. Prima di iniziare faccio queste due premesse. Anzitutto non ho le competenze necessarie a mostrarvi una verticale nella sua forma perfetta, per cui nella seconda parte del tutorial vi darò delle dritte, dei consigli su come migliorare la linea abbastanza da poter approcciare in futuro esercizi un attimo più complessi, quindi piegamenti in verticale, lenti di grip push up, verticale un braccio e così via. Inoltre, come già fatto nel tutorial sul muscle up, metto i riquadri su cui potete cliccare per saltare al punto del tutorial che più vi interessa. Bene, iniziamo. La verticale nella sua forma finale è questa. Il prerequisito per iniziare a allenare la verticale sono una decina o una quindicina di piegamenti a terra, giusto per essere sicuri di avere le braccia abbastanza forti e soprattutto le spalle. Il mio consiglio è quello di dedicare una ventina di minuti abbondanti al riscaldamento generale e soprattutto al riscaldamento dei polsi. Quindi iniziamo ruotando i polsi in un senso, poi nell'altro, poi possiamo eseguire un po' di serie di piegamenti a terra, e infine aumentiamo gradualmente il peso che esercitiamo sui polsi e possiamo farlo in due modi: o facendo piegamenti su un supporto rialzato, oppure facendo planciline, quindi sbilanciamenti in avanti, in questo modo. Il primo esercizio che vediamo è la verticale con la schiena a muro. Il mio consiglio è quello di allenarvi in un ambiente spazioso e soprattutto di assicurarvi che la superficie su cui poggiate le mani non sia scivolosa. Quindi ci posizioniamo di fronte al muro, con un piccolo slancio di una gamba saliamo in posizione verticale, in questo modo. Mi raccomando, le braccia vanno mantenute tese e a larghezza spalle. Inoltre le dita sono rivolte in avanti. All'inizio è normale avere paura di darsi lo slancio per mettersi in posizione, per cui abbiate pazienza, non ne mettetevi fretta, ce la farete. Bene, una volta che siete in grado di mantenere la posizione per una quindicina o una ventina di secondi, potete passare a una versione leggermente più complessa dell'esercizio, che è questa. Allora, partenza verticale con la schiena a muro appena vista, e una volta che siete in posizione, con un piccolo colpo delle gambe provate a tenere per un attimo la verticale libera e poi vi riappoggiate al muro, in questo modo. Il secondo esercizio che vediamo, che potete utilizzare come complementare per l'allenamento della verticale, è il piegamento in verticale con assistenza al muro. Quindi partenza appena vista, una volta che siete in verticale scendete fino a toccare terra con la testa, a quel punto salite su, in questo modo. Se non siete in grado di eseguire neanche una ripetizione, potete anche iniziare seguendo solo la fase negativa in maniera controllata.
Inoltre, quando fate i piegamenti in verticale, vi consiglio di utilizzare un'apertura di braccia leggermente più ampia di quella delle spalle. Una volta raggiunto una buona confidenza con il primo esercizio, che sarete in grado di eseguire 1 o 2 piegamenti in verticale con la schiena rivolta verso il muro, potete iniziare l'allenamento per la verticale libera. Il mio consiglio è quello di allenarvi in un luogo dove vi sentite al sicuro, quindi ovviamente non iniziate sul cemento, potete iniziare sul tatami, un materassino o come ho fatto io su della semplice erbetta. La prima cosa da fare per allenare la verticale libera è imparare a non cadere. Essenzialmente ci sono 2 metodi. Il primo è questo: allora, siamo in verticale, sentiamo che ci stiamo sbilanciando eccessivamente nel verso in cui è rivolta la schiena. A quel punto pieghiamo le braccia, poggiamo la nuca a terra, eseguiamo una capovolta. Il secondo metodo, che è quello su cui vi consiglio di lavorare di più, in quanto se allenate come me verticale sul cemento, per quanto possiate farla bene, a furia di fare la capovolta a terra vi farà male la schiena, è quello di sempre posizione verticale, ci siamo sbilanciati troppo sempre nel lato in cui è rivolta la schiena, a quel punto usciamo lateralmente, in questo modo. Per allenare questo metodo dovete essenzialmente allenare la ruota, dato che questo movimento qui è il movimento finale di una ruota. Una volta che avete una buona ruota, potete provare la verticale e piuttosto che cercare il metodo di rimanere in equilibrio, piuttosto provate il metodo appena visto per non cadere. Quindi vi date un piccolo slancio, sono 2 i movimenti su cui lavorare per mantenere l'equilibrio in verticale: spingere alternativamente con le dita o con i palmi delle mani e variare l'apertura delle spalle in un senso o nell'altro a seconda del verso in cui vi siete sbilanciati. Vediamo il primo movimento in dettaglio. Allora, siete in posizione verticale, sentite che vi state sbilanciando eccessivamente nel lato in cui è rivolta la schiena. A quel punto, per ripristinare l'equilibrio, spingete con le dita a terra, quindi fate questo. Al contrario, se vi state sbilanciando nell'altro senso, quindi sentite che state per tornare in piedi, spingete con i palmi delle mani, in questo modo. Per lavorare sul secondo movimento vi consiglio di migliorare prima di tutto la linea della vostra verticale. Per fare ciò potete includere questi 2 esercizi nei vostri allenamenti. Il primo è questo. Allora, vi mettete rivolti verso un muro, braccia, mani poggiate al muro e fate forza per raggiungere la massima apertura delle spalle. Quindi per fare questo, in questo modo. Il secondo esercizio è la verticale assistita al muro. Questa volta non è la schiena ad essere rivolta verso il muro, bensì l'addome. Quando siamo in verticale dobbiamo pensare alla retroversione del bacino. Retroversione del bacino significa contrarre addome e glutei e appiattire la zona lombare. Quindi siamo in verticale, retroversione del bacino. Questa invece è l'antiversione del bacino, questo è scorretto, questo è esatto. Questo movimento dobbiamo praticarlo quando siamo in verticale pancia a muro, quindi dobbiamo fare questo.
questo punto potete praticare il secondo movimento di cui vi parlavo, che vi aiuterà a mantenere l'equilibrio in verticale. Quindi, posizione di verticale, sentite che vi siete sbilanciati eccessivamente nel lato in cui è rivolta la schiena, quindi che state per cadere di schiena. A quel punto aumentate l'apertura delle spalle. Al contrario, se sentite che state cadendo nel lato in cui è rivolto l'addome, quindi che state per tornare in piedi, riducete l'apertura delle spalle, quindi questo. In verticale siete qui, sentite che state per cadere al lato in cui è rivolto l'addome, quindi riducete l'apertura. Abbinando la variazione dell'apertura delle spalle con la spinta delle dita o dei palmi delle mani, otterrete un'ottima stabilità in verticale. Bene, questo è tutto. Se vi è d'aiuto lasciate un bel like. Se volete che tratti altri movimenti, vi lascio qui in descrizione tutti i miei contatti. Buona giornata.